Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Tornati dopo un sacco di tempo. Infatti cos'è? Sarà almeno un anno, Scusate l'assenza di questi mesi, ma per ovvie ragioni ho dovuto abbandonare le scene, come si suol dire. Quindi adesso sono tornato, si spera quantomeno. Cacca di cavallo, presa in pieno con la ruota dietro, ottimo. Ecco, non pensavo di dover far salita subito. Ho detto parlo subito le rampe. Come potete vedere finalmente sono tornato in bici, ma sono su una bici nuova. Sono sempre su un sentiero, ma si capirà già che non sono su una mountain bike, appunto. Pronti via subito, due rampe estreme. Comunque, come potete vedere, mi sono fatto fregare. Esatto, mi sono fatto fregare alla grande, nel senso che pensavo di resistere alla tentazione e invece alla fine ho dovuto cedere e ho finalmente acquistato anch'io una gravel. Nella fattispecie ho preso questa Canyon Grizzly 8 che secondo il mio modesto parere e secondo le mie esigenze credo che sia il mezzo perfetto per me. Adesso magari vi metto qualche clip dove vi faccio vedere il montaggio. Chiariamo una cosa: nei video dove monto la bici, che sono video che risalgono a qualche settimana fa, mi vedrete senza capelli, senza barba, senza peli, vabbè, non fateci caso. E poi vi faccio vedere bene tutto. Guarda che bello. Allora, guardate un po' dove sono appena andato a ritirare un pacco molto molto interessante. Yes. Via. Togliamo la ruota, poi si prende tutta la bici Madonna, questo viene su e la appoggiamo così. Mamma mia, il colore spaziale. Tiriamo un po' più indietro, così ci sta la ruota. Wow. Allora, abbiamo chiave dinamometrica, nel senso che qua c'è una scala graduata 0, 3, 6, 9, 12 e a seconda di quanto stringe lui delicatamente prendiamo il manubrio e lo appoggiamo. Madonna, se è leggero. Ok, prendiamo un po' di grasso, di pasta di assemblaggio, così. Vediamo tutta la mia grande manualità. Di mettere la ruota, quindi tiriamo su un po', infiliamo e andiamo a serrarla. Ci siamo. Quindi mi vedete in sella proprio a questa Canyon Grizzly 8. Ho preso un colore un po' particolare, tra un po' ve lo faccio vedere bene, comunque l'avrete visto dai video di montaggio. È un telaio in alluminio che però alla vista paga l'occhio, non ci sono le classiche saldature dell'alluminio in quanto è tutto nascosto, credo sia idroformato, una cosa del genere. Alla vista decisamente appare lineare tutto, è tutto quello che volete. La guarnitura da sito di acquisto sarebbe dovuta essere una Shimano GRX completo. In realtà, guardando bene nelle postille, c'è scritto che ti potrebbe arrivare la versione con la guarnitura rotor, che tra l'altro è quella che è arrivata a me. Io dico la verità, brutta non è da vedere, però leggendo sul web diversi che l'hanno acquistata con questa guarnitura hanno riscontrato dei problemini, nel senso che dopo un po' di chilometri c'è il rischio che si sviti, una roba del genere. Per ora ci ho fatto circa 300 km e devo dire che problemi non me ne ha dati, quindi per ora non posso esprimermi, aspetterò almeno i 1000 km.
Giù questo giro su Komoot, vediamo un po' dove ci porta, se in qualche posto carino. Qualche sentiero ovviamente lo conosco, però altri ho lasciato fare direttamente al programma. Come sono queste riprese? Traballanti? Mi sa di sì. Fa un caldo oggi bestiale. Tutta discesa. Siamo su strada però, Beccassi una cazzo di strada, Sì, il cartello c'è. Sempre una discesa. Non so minimamente né dove porta né dove siamo. Spero di dover fare il guado. Magari vi starete chiedendo perché hai scelto di prendere una gravel e non altro, dovendo cambiare bici, o meglio aggiungerne una, considerando che avevo già comunque una front in carbonio. Perché sei passato proprio al gravel? La risposta è molto semplice, devo andare di qua, sì, soprattutto molto personale, perché io, siccome sono stato fermo praticamente 12 mesi e ho subito una grave... Cacchio, devo andare di qua? Aia, porco demonio! Una grave perdita di forma fisica e di condizione in generale, essendo stato lontano appunto dalla bici così tanto, non me la sentivo di riprendere subito in mountain bike e magari sui soliti sentieri, che siano San Genesio o comunque i sentieri che facevo solitamente, che avendo perso sia la condizione fisica che tanta forza, anche la sicurezza in bici viene un po' meno. Quindi quella malizia che magari avevo un anno fa adesso sicuramente non ce l'ho più, sono un po' più imballato, un po' più timoroso su certi passaggi. Quindi la mia idea è quella di iniziare un po' più soft e quindi per quello ho preso un mezzo del genere, per fare questo tipo di fuoristrada molto tranquilli, relativamente pianeggianti, perché non è sempre vero, però quantomeno non parliamo degli strappi che di solito si fanno nelle mie zone in mountain bike, e quindi con un mezzo del genere posso fare strada scorrendo anche abbastanza bene, nel senso che il mezzo è fatto apposta. Qui devo fare un saltino. E colgo l'occasione per farvela vedere adesso qui sull'albero. Quale posto migliore se non la landa desolata della pianura brianzola a metà agosto per far vedere il mezzo. Eccolo qua. Come dicevo, Canyon Grizzle 8, telaio in alluminio, però come dicevo prima vedete che nelle giunzioni del telaio non si vede praticamente nulla, se non, se vogliamo fare i fini, nella zona della giunzione dove c'è il forcellino del cambio e la parte dietro ovviamente. La forcella è in carbonio e monta gruppo GRX misto, come dicevo, a rotor. Adesso, se avete presente il mezzo sul sito Canyon, saprete che questa colorazione qui, cioè quello che chiamano grape, non nasce con il logo bianco e tantomeno con la grafica sotto nera.
Questo perché io ho voluto personalizzarla con degli adesivi e ho richiamato la trama nativa, diciamo, della Forcella, eccola qua, che questa nasce così, esce proprio da produzione, dico così. E io cosa ho fatto? Ci ho aggiunto, vabbè, il mio logo sul fronte, eccolo qua, il logo bianco, quindi sostituito, prima era nero, e tutto il set di grafiche un po' che richiamano leggermente questa texture qui, sia da una parte che dall'altra. Eccola qua. Può piacere o non piacere, a me piace e quindi sono contento così. Girata dall'altra parte è così vi faccio vedere i freni GRX e basta. Poi in realtà quello che serve ce l'ha. Per il prezzo al quale è esposta sul sito è più che sufficiente per me, nel senso che il budget che avevo era più o meno questo, e secondo me questo mezzo li vale tutti. Piccola modifica che ho fatto, che non è una modifica, è solo un upgrade. Ho tolto subito le camere d'aria e ho messo i tubeless, ci ho messo dentro lati, ci ho comprato delle valvoline su Amazon e i pedali, perché ovviamente la bici esce senza pedali. Adesso vabbè, questa, la sacchetta e le scarpe sono ancora un work in progress, perché sto usando quelle della mountain bike, e a breve vi farò vedere gli aggiornamenti. Dai, ma che roba, mica male, eh? Vabbè, adesso è meglio che riparto perché sono un bel po' lontano da casa. Fatemi sapere nei commenti se vi gusta, soprattutto il colore e la personalizzazione che ho fatto. Se vi piace, se non vi piace, pazienza, a me piace. Polverata, è il momento di ripartire. Saltiamo anche questi due alberi. È la prima volta che sto provando questi pedali da una parte flat e dall'altra SPD e devo dire che mi trovo abbastanza bene. Devo ancora farci un po' l'abitudine, perché quando li sgancio, trovare il lato giusto, devo farci un po' la mano, prenderci un po' la mano. Guarda qua che drittone in mezzo al nulla. Con questo nuovo mezzo e con la mia situazione attuale per quest'anno, infatti, non punterò a, diciamo, gare, marathon o quant'altro. Vi porterò qualche video di qualche evento particolare, magari in bikepacking o comunque nel mondo gravel, vedremo. A me i ragni non piacciono, continuo a proporre questi mezzi sentieri che per un po' diventano praticamente la giungla, diventa, ed è sempre piena di ragni. A me i ragni non piacciono. Grazie che mi fai fare questa esperienza, però ovviamente la salita più in piedi della storia, giusto di qua? Grazie. Ho appena detto che faccio gravel per fare robe tranquille e finisco in sti posti. Io non ci passo, ci sono passato. Porco demonio, col cazzo che passo. Adesso ti fotto io. Datemi un ramo. 3, 2, 1, lancio perfetto. 3, 2, 1, via velocissimo. Mi sono aperto il polpaccio. Sbagliato ancora strada. Ho la strada finalmente. Adesso cerco di capire dove sono. Però mica fa sta strada, Comut. Guarda, c'è una ciclabile. Questa è una ciclabile, forse. Adesso devo attraversare. Quindi queste erano le mie prime considerazioni su questo mio nuovo acquisto. Ovviamente non è una recensione, perché quella magari arriverà più avanti, a parte che non sono né la persona più adatta né tantomeno in grado di fare una recensione approfondita, però più avanti potrei dare delle opinioni personali. L'importante è essere tornati, ormai al tramonto, mancano 5 km. Io vi saluto, vi ringrazio, sono contento di essere tornato, spero di montare questo video presto e di montarlo come si deve. Scusatemi se sono un po' così impacciato, però tornare non è facile. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto mettete un mi piace,
e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo, spero molto molto presto. Ciao ragazzi, state bene, ciao ciao.